Benvenuta nel mio canale Cara Caloria. Questo è un canale nuovo, questo è il primo video del mio canale nuovo, ma io non sono nuova su YouTube. Ebbene sì, ho un altro canale, vi lascio il link in descrizione. Questo canale ho deciso di aprirlo essenzialmente perché voglio trattare un argomento che esula totalmente da quello che io vado a trattare nel primo, ed è un argomento che alcune volte ho tentato di proporre all'interno del primo canale, ma con scarsi risultati, perché ovviamente andava oltre l'argomentazione, diciamo, portante di quel canale. Sono stata alcuni anni a riflettere se aprirlo oppure no, ma perché la riflessione nasceva dal fatto che io stessa non ero convinta sul da farsi, ovvero sapevo che dovevo dimagrire, sapevo che dovevo raggiungere il peso forma tanto agognato, il normopeso, ma per una questione o per un'altra non avveniva mai, per cui aprire un canale in cui mi sarei dovuta mettere in gioco in prima persona e soprattutto non perdere di vista l'obiettivo finale non era il momento giusto. Il momento giusto non arriva mai, fidati, non c'è mai, perché c'è sempre una situazione più importante, un problema da risolvere, una persona che ti depista. Se tu rifletti sul corso della vita, il momento giusto non esiste, bisogna prendere la vita per le corna e iniziare ovunque, in qualsiasi momento, anche un giovedì sera. E difatti, nelle settimane precedenti a Natale, mi è venuta in mente questa idea. Valentina, Valentina è il mio nome, Valentina, apri questo benedetto canale e mettiti in gioco in prima persona. E quindi eccomi qui. Ciao, io sono Valentina, sono una donna di 44 anni e mi piace mangiare. Tu che capiti nel mio canale per la prima volta, sicuramente potrai constatare con i tuoi occhi quanto a me piaccia mangiare. Ti dico solo che io ho lasciato il mio lavoro storico per dedicarmi alla pasticceria. Quindi per alcuni anni sono stata pasticcera, ho sperimentato, ho fatto corsi, ho preso la qualifica e ho tralasciato completamente quello per cui avevo studiato, quello per cui avevo lavorato per anni, per dedicarmi solo all'alimentazione pasticcera. E c'è stato un declino, ovviamente, perché chi fa il pasticcere potrà confermarmi, se magna, cioè se magna perché devi provare. Quindi mangiavo in laboratorio, mangiavo a casa e mangio oggi che mangio domani, e insomma il peso è iniziato a lievitare. Ora, io non sono nuova in tentativi di alimentazione sana, percorsi dietetici, percorsi ginnici, insomma ho cercato nei vari anni della mia vita di estrapolare quanto più era in mia conoscenza per eseguire negli anni un'alimentazione più sana possibile, con scarsissimi risultati purtroppo, perché come magari capita a tante persone, riuscivo per un periodo molto breve a seguire la dieta con tutti i crismi, quindi alimentazione, spesa, la ginnastica e tutto quello che concerne un'alimentazione, una vita sana, ma poi raggiunto un pseudo peso forma abbandonavo tutto e chi si è visto si è visto, au revoir e quindi non riuscivo neanche ad arrivare al mantenimento perché buttavo la spugna. Quindi era un circolo vizioso, mi ritrovavo sempre punto e da capo. Nel 2020, quando è arrivato Voldemort nelle nostre vite, c'è stato una sorta di rewind di tutto quello che avevo fatto negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 5 anni, perché c'è stato un momento della mia vita, il secondo, dove armata di santa pazienza, ma soprattutto di buona volontà, ero riuscita a perdere abbastanza peso, ma soprattutto grazie alla ginnastica ad avere una tonificazione tale che quando mi guardavo allo specchio dicevo caspita, questa è Valentina, ovvero la Valentina che io mi ero immaginata di poter essere. Nel 2020, con l'unica opzione che avevamo di restare a casa e per non impazzire, ho dedicato gran parte del mio tempo all'alimentazione sana e alla ginnastica.
quindi facevo una ginnastica a casa. Nell'arco dell'anno, pur non seguendo un'alimentazione super sana, ero riuscita a rimodellare il corpo. In quel momento lì avevo pensato di aprire il canale, ma non ero ancora pronta a livello psicologico, perché aprire un canale è metterti completamente a nudo, e quindi ho temporeggiato ancora qualche altro mese, ma in quel frangente lì, quando vi dicevo che non esiste il momento perfetto, ho ripreso a lavorare dopo anni che non lavoravo, e questa cosa mi ha completamente sconvolto l'esistenza. Quindi avevo degli orari sballatissimi, non stavo mai a casa la sera, saltavo la cena, avevo perso in un mese circa 2 kg senza fare niente, nel senso che non è che facevo ginnastica o mangiavo sano, avevo una vita completamente scombussolata, e di lì a 2 mesi ho cambiato nuovamente lavoro. E questo nuovo cambio mi ha nuovamente messo KO, e in quel lasso di tempo ho abbandonato tutto il percorso che avevo fatto negli 8 mesi precedenti, ritrovandomi a oggi con un altro alle spalle, senza aver fatto niente per una vita salutare. Nel momento in cui ho realizzato che era passato un ulteriore anno, che io mi ritrovavo punto a capo come prima del 2020, ma soprattutto ho vissuto, perché sto vivendo, un ulteriore cambiamento, questa volta fisiologico, che mi ha fatto riflettere da settembre fino a oggi nell'aprire questo canale. Questo canale che io propongo a te, che capiti qui su YouTube, ma che essenzialmente io propongo a me stessa, perché è arrivato il momento di non poter più tergiversare nel rimandare un qualcosa che magari mai arriverà, se mai metterò in gioco, ma soprattutto è arrivato il momento di vivere adesso, il momento per cui io sono praticamente anni che agogno, che voglio appunto raggiungere, e che non è tanto l'aspetto fisico quanto l'aspetto mentale, cioè il fatto di sapere che sto facendo un qualcosa per me stessa, perché io mi voglio bene, e questo io già lo so da tempo che mi voglio bene, però finora sono stata sempre alienata da tanti problemi, da tante situazioni che mi hanno allontanata da quello che veramente è l'obiettivo finale. E se ti vuoi bene, devi prenderti cura di te, devi prendere cura di te stessa. Bisogna curare non solo l'anima ma anche il corpo, e io questo l'ho capito nei mesi passati. Sono arrivata a questa conclusione dopo ovviamente una serie di analisi e una serie di visite. Non so se dire purtroppo o per fortuna, ma penso più per fortuna, mi sono decisa e quindi ho aperto questo canale. Ti ho fatto una piccola intro che ovviamente poi sbobineremo nei video futuri, per dirti che Cara Caloria è nata alle 3 di notte mentre guardavo video di weight loss, di come perdere peso dai fratelli americani, guardando un video di una ragazza che aveva perso 40 kg in meno di un anno. Mi sono talmente tanto motivata che ho detto perché no, insomma tutti intorno a me riescono a perdere peso e a mantenerlo nel tempo, perché io no. E quindi da una frase che lei ha detto mi è venuto in mente di unire queste due parole, cara con la K, che ovviamente in italiano non esiste, ma l'ho voluto forzare io perché caloria, diciamo nel gergo, è kcal. Quindi Cara Caloria è un po' un nomignolo che io ho voluto dare alla caloria per riferirmi a lei come se fosse una persona e dirle: non mi spaventi, non mi fai più paura, ormai ti ho conosciuto negli anni passati, so che cosa sei, a che cosa serve, per me non devi essere una nemica ma devi essere un'amica, per cui cara caloria, perché demonizzarla? La caloria ci serve per vivere, e le voglio dare una connotazione ovviamente positiva.
Per fare questo ho pensato appunto a questo canale, l'ho appunto chiamato Cara Caloria perché sarà un canale in cui io vi parlerò delle mie esperienze passate e della mia esperienza presente, di quella che vivrò insieme a te se vorrai stare con me in questo viaggio. Questo sarà un canale tipo un po' un diario di bordo, più che un diario alimentare, perché non vi farò vedere solo cosa io andrò a mangiare, ma anche che cosa farò per arrivare a quell'obiettivo, cioè all'obiettivo di una vita sana. Avrò modo poi nei futuri video di parlarti di quello che mi è successo, le mie esperienze con le diete, quanti nutrizionisti ho conosciuto, quanti libri ho letto per poter fare diete alternative. Ovviamente se ti piace l'argomento resta con me. Se non ti piace, clicca e vai su un altro canale. Io sono una persona abbastanza, come mi posso definire? Abbastanza allegrotta, quindi non è un canale triste essenzialmente, però ci saranno dei momenti down, come insomma è normale che ci sia nella vita. Spero sempre di stare al meglio nei video, ma non voglio togliere quel lato veritiero del percorso, perché sicuramente, perché già ci sono passata, ci saranno momenti down e io voglio riprenderli in maniera tale che io possa prendere il giusto sprint, la giusta motivazione da quei tipi di video per poi non decelerare il percorso ma poter andare avanti, perché il segreto è tutto lì, ragazzi, andare avanti, non bisogna mai fermarsi, cioè bisogna focalizzarsi sul punto, rimanere concentrati e andare avanti. Soprattutto non bisogna mai dare importanza a quello che dicono le persone, ma bisogna dare importanza solo a quello che dici tu. Quindi tu per te stessa, tu per te stesso, tanto le persone avranno sempre da giudicare, sempre e comunque qualsiasi scelta tu farai, la persona avrà da dire nel bene o nel male, che stai facendo bene o che stai facendo male, ma sei solo tu a sapere qual è il meglio per te. Io ovviamente non sono un professionista del campo né della nutrizione né dell'attività fisica, dello sport. Io ti parlo solamente in base alle mie esperienze in entrambi i casi. Difatti nel logo vedi che ci sono a sinistra io che faccio ginnastica con il cuore che batte, le pulsazioni cardiache, e sulla destra vedi il metro della sarta, che è essenziale per la tonificazione, la bilancia. Ce l'ho voluta mettere, ma effettivamente io non tanto la prendo in considerazione ormai da una vita, però è giusto che ci sia. E al centro, dove c'è Cara Caloria e K-Cal, diciamo abbreviato, c'è il food, il cibo, quello che, di cui noi, perlomeno io, non riesco a fare a meno. Questo video, diciamo, introduttivo al canale è servito essenzialmente per darti un'infarinatura di quello che andrò a proporti nelle settimane a venire. Io spero che tu possa rimanere con me in questo percorso, che spero sia divertente, che sia motivazionale, che sia ricco di nuove conoscenze e soprattutto ricco di critiche costruttive, perché tante volte io posso incappare con te che sei una biologa, una nutrizionista, oppure sei un personal trainer che mi può dare dei consigli in merito a questo percorso di vita, che è un percorso ovviamente che cerco da anni di fare mio, ma soprattutto cerco da anni di mantenere vivo all'interno della mia esistenza, cosa che invece passato un certo periodo poi decade, ma parleremo anche di questo, quindi rimani sintonizzata con me. Per il momento concludo qui e ti ringrazio per essere stata o per essere stato in mia compagnia, e ci vediamo nel prossimo video. Che poi, nel frattempo mi sono cambiata, che poi questi video che fanno vedere sono sempre quando tu già hai perso 30, 40, 50, 70, 80 kg e non ti fanno vedere che cosa hanno fatto per perdere tutto quel peso nell'anno trascorso. Quindi mi sono detta, perché non fare invece un video inverso, cioè vivere con te tutto l'anno o gli anni per arrivare al peso forma e vedere da dove sono
partita per vedere dove arrivo, quindi l'idea secondo me potrebbe avere del potenziale.